Ciao ragazzi, oggi vedrete tutto quello che potrò mostrarvi del Rolex Daytona 116 520, che è un orologio nato per la pista ma a quanto pare anche per gli investimenti. Difatti le aspettative non deludono mai il target e gli obiettivi dei proprietari, a quanto pare. Un orologio questo che vi mostrerò, dell'esemplare del 2010, che nonostante abbia degli elementi, come dire, di ultima generazione come una cassetta lunga Oyster Lock e EasyLink, è ancora equipaggiato di sostanze luminose in super luminova, quindi diversamente dal Chromalight introdotto proprio nel 2010. Questo fa sì che sia, tra virgolette, una referenza, anche un seriale V transizionale, perché equipaggia ancora sostanze luminose della prima generazione dei Daytona. Oltretutto ritroviamo alcuni altri elementi che vedremo poi nello specifico nel video, come la sua spirale Parachrome, alcune differenze fra le sfere di prima generazione e di seconda generazione, facendo poi riferimento anche alle date in cui queste modifiche sono state introdotte. Alla fine del video poi parleremo insomma di una parentesi proprio dal punto di vista dell'investimento, quindi dal lato economico finanziario, riguardante proprio questi orologi. Andremo però ad arricchire il video con molti dettagli che faranno sì che questi dettagli possano essere messi da me al vostro servizio, proprio per chi possiede già questo orologio, andando ad avere un valore aggiunto proprio per questa referenza. Iscrivetevi quindi a Watch Fun attivando la campanella delle notifiche e iscrivetevi anche al mio profilo Instagram WatchFun80, dove vedrete anche ulteriori foto proprio di questa referenza. Daytona 116 520, un esemplare del 2010 che vi mostro in vista laterale proprio per andare a evidenziare quelle peculiarità che fanno di questo orologio un RRR, dove abbiamo il seriale inciso a ore 6, un orologio che ovviamente, essendo uno sportivo, ha una maglia centrale e le maglie laterali satinate, quindi, e poi essendo un orologio in acciaio ha una maggiore resistenza sulla lunetta. Io vi ho mostrato precedentemente un video sul 116 523 e 16 523 Zenith, dove la lunetta è fatta in oro, però dovete considerare una cosa: la lunetta è un indicatore quando si parla di Daytona per l'acquisto, proprio perché il grado Vickers di una lunetta in oro è di circa 22-23, e quando parliamo di acciaio invece la resistenza, quindi il grado Vickers, considerandolo in questa unità di misura, siamo dai 120 ai 180 Vickers, a seconda poi sempre dell'acciaio, ma più o meno il range è questo. Fa sì questo che i numeri, anche se sottoposti a trattamento di lucidatura, abbiano un minimo di resistenza in più, e infatti se andiamo a inclinare l'orologio qui possiamo vedere che i numeri sono ben marcati, a differenza di esemplari in oro dove la parte più esposta è proprio quella perimetrale ed esterna, dove una mano attenta può andare leggermente ad incidere il numero per ricavare ancora qualche centesimo di profondità e quindi procedere con la rimarcatura ad inchiostro. È un orologio che è composto, vi dicevo, maglia centrale, che porta ad avere su questa referenza del 2010 un fermaglio Oyster Lock, quindi questo è l'Oyster Lock con il suo fermaglio di chiusura, e un appendice di variazione della lunghezza EasyLink, quindi Oyster Lock EasyLink, dove la differenza fra le referenze moderne sta proprio nella finitura anche di questo deployant, che in questo caso è blasted, quindi pallinato su una incisione che vedremo poi in dettaglio fra qualche minuto. I finali ovviamente sono finali, non ve lo dico neanche, sono dei finali Cell, mentre andiamo a verificare la parte cronografica. I tasti a vite permettono all'orologio di essere un orologio resistente a 10 bar, quindi 100 metri. Vediamo un attimino come si comporta il cronografo. Ed ecco, mi sono fermato in questo punto proprio per permettere alla sfera secondi di arrestarsi
al massimo della velocità e andremo a vedere che tipo di arresto abbiamo su questo orologio, se è simile a quello dell'Omega Dynamic, dove vi ho mostrato alcuni particolari, per esempio durante l'arresto, dove la sfera cronosecondi percorrendo questo tragitto riesce ad andare addirittura fino ad ore 10, quindi un'escursione di circa 10 minuti data dal colpo d'arresto del martello. Quindi andiamo ad arrestare anche il nostro Daytona, facciamo un reset. Beh, qui l'integrazione dei martelli direttamente sulla cronosecondi è molto robusta e stabile, addirittura cambia anche, può essere anche migliore l'applicazione e il calettamento delle lancette a differenza di altri orologi, per esempio il fratello Zenith con 4030. Quindi non abbiamo visto particolari sollecitazioni, ma neanche uno scavallamento della sfera durante l'arresto nella zona ad ore 11, ore 10, quindi molto stabile, che sta nel range di 2 minuti massimo proprio di contralcolpo. Andiamo a vedere, adesso abbiamo resettato, andiamo ad avvitare i nostri tasti a vite. Le misure, beh sì, le conoscete, le abbiamo viste insieme, ma giusto per essere veloci vi ripeto queste qua più significative: 38,5, il lag to lag ce l'abbiamo più o meno qui, ma le avevamo già viste, 25,2, che sono più o meno sempre le classiche che abbiamo riscontrato anche in passato. Lo spessore denota ovviamente il Daytona come orologio veramente sottile, guardate, 12,23 per un cronografo innesto verticale. Andiamo a provarlo. E beh, il Daytona è il Daytona, si nota anche da lontano. Sicuramente è un l'orologio che tutti, o perlomeno quasi tutti, vorrebbero al polso. Andiamo a vedere invece il peso di questo esemplare. Io vi ricordo che avevamo fatto una prova del peso del 116 523 che era di circa 153 grammi, invece qui siamo a 139 perché l'orologio è realizzato ovviamente interamente in acciaio, non abbiamo le maglie centrali che sono in oro, quindi abbiamo una riduzione di peso. Con la parità delle maglie? No, perché sul peso che avevamo fatto di 153 grammi avevamo una maglia in più, quindi qui abbiamo invece 11 maglie, ma se sommiamo il peso di una maglia, che sono circa 3 grammi, andiamo a finire a 142 grammi, quindi siamo all'incirca di sotto di 10 grammi rispetto a un modello, a un esemplare in acciaio e oro. Questi sono i particolari, diciamo, generici di questo orologio: 28.800 alternanze ore, 72 ore di autonomia. Sono quegli elementi che fanno del Daytona un orologio dei primi anni 2000 degno sicuramente di tecnologia avanzata, che è ancora al passo coi tempi, nonostante siano passati 22 anni oggi dall'uscita di questo cronografo. Andiamo a vedere adesso qualche dettaglio in più. Se esistono orologi oggetto di studio al mondo per i ricchi particolari forniti, beh, Rolex Daytona è sicuramente appartenente a questa famiglia. Guardate i dettagli di incisione che sono stati realizzati poi a partire dal 2007 sul Reo. Questo è l'RRR, Rolex Ring Repeater, nei suoi dettagli, e scendiamo piano piano sul quadrante. Guardate, ecco, immagini mistiche quasi, ecco, ci portano ad osservare il dettaglio del simbolo Rolex che campeggia su questo quadrante nero. I quadranti sapete benissimo che si contraddistinguono in Mark 116 520, prodotto per 16 anni, dal 2000 al 2016, è stato realizzato in circa 11 quadranti diversi. Oggi vedremo i dettagli per cui questo quadrante appartiene all'insieme Mark IV. In primis, guardate il carattere graziato delle diciture che stiamo osservando in questo momento. Per esempio, prendiamo in considerazione la T, una T graziata in negativo, dove in altri casi troviamo una T realizzata con fonte a bastoni, quindi privo di grazie. La parola Cosmograph,
In molti quadranti white index, quindi di colore bianco, abbiamo il famoso APH, dove le ultime tre lettere risultano leggermente distanziate da Cosmograph. Non che non siano presenti anche sui quadranti neri, però sicuramente in minor parte. Altri particolari, Daytona. La dicitura Daytona in questo caso non è molto graziata, come vedete, ma spostiamoci ancora ad ore 6, dove osserviamo un'altra particolarità di Mark IV, l'assenza dell'indice lungo che stiamo notando, ecco il numero 26, l'assenza dell'indice lungo sul 27 e sul minuto 33, riprendendo poi ecco dal 34 con l'indice più pronunciato. Swiss Made, anche un distanziamento diverso rispetto ai precedenti, ne fa di questo quadrante un Mark IV. Adesso andiamo a vedere, per esempio, ecco, non riusciamo a notare il superluminova rispetto al Chromalight, in questo caso per l'applicazione di questa sostanza, però ci concentreremo più tardi sulla prova di luminosità. La bellezza dei dischi concentrici, guardate, siamo sulla sfera dei cronosecondi, dove fra qualche appunto secondo vedremo partire questa sfera per una piccola prova, e questa è la cronominuti. 30 sono i frazionamenti dei minuti per questo contatore, e andiamo adesso sulla zona di calettamento delle sfere. Minuti, fat end, vi dicevo, per avere maggior visibilità, poiché proprio le sfere cromate o lucide su dei quadranti neri sono alcune volte un po' difficili proprio da vedere, da consultare. Eccola qui, codina di compensazione e sfera crono ore, sempre realizzata con il nostro font. Vediamo un po' la graziatura, ma non abbiamo particolari grazie, forse leggermente un po' sul 3, sull'estremità. Questa è la particolare estetica di Rolex Daytona. Adesso ci concentriamo leggermente per vedere partire la nostra sfera secondi continui. Sembra di assistere ad una corsa, in questo caso con alcune piste dove abbiamo la libertà della nostra sfera correre. Andiamo adesso a muoverci verso la parte esterna, perché volevo dettagliare, ecco, alcune cose riguardanti proprio la lunetta. La lunetta è una dei particolari ai quali fare attenzione quando si acquista un Daytona. In questo caso la lunetta, essendo in acciaio, ha una particolare resistenza rispetto a quelle in oro, quindi gli indici sono maggiormente pronunciati anche in profondità. È una cosa che bisogna osservare bene quando si acquista un Daytona, perché una lucidatura eccessiva potrebbe andare a danneggiare ovviamente i numeri che stiamo osservando in questo caso, ma qui abbiamo la perfetta pronuncia della scala tachimetrica. Osservate questa curiosa tecnica di incisione del deployante Rolex nel 2010, una modalità che trova luogo anche in referenze diverse come Sea Dweller e anche in anni successivi, però differiscono da quelle che vi ho mostrato per esempio su Rolex GMT. Andiamo a vedere come proprio questa sorta di incisione rappresenti quasi un'applicazione di un inchiostro, proprio per, ecco, guardate le due lettere SS, sembrano riportate quasi in rilievo piuttosto che essere incise. Questa valeva proprio la pena mostrarvela per la grazia e anche questa sorta di appearance diverso dal solito, poiché sembra proprio una incisione riportata termicamente. Due cose prima di mostrarvi il calibro 4130. La prima, referenza del bracciale del nostro Daytona 78590 nella prima e nella seconda estremità. Questo è il bracciale Oysterlock EasyLink. E l'altra, iscrivetevi a Watch Fun, così vedrete ancora video del genere. Attivate anche la campanella delle notifiche, mi raccomando. Questo è il nostro fondello di referenza 2100 che mostra, eccolo qua, suo profilo, il calibro 4130, un calibro
formidabile per quanto riguarda l'integrazione dei componenti, questo ponte AV è il ponte riguardante la parte cronografica, dove dei martelli di arresto che vediamo, eccolo qua sotto, questo è il martello di arresto dove sotto c'è la pinza di innesto del cronografo, permettono un azzeramento preciso e senza tolleranze della sfera cronosecondi, come ad esempio avete visto l'andamento in negativo per qualche grado di minuto sull'Omega Dynamic. Questo è perfettamente integrato. Abbiamo anche una spirale Parachrom e una spirale in lega metallica, dove vi assicuro che le tolleranze sono ottimali per quanto riguarda il punto di vista delle escursioni termiche che anche del magnetismo. Non dico che è paragonabile a una spirale in silicio, però ragazzi vi assicuro che ha performance eccezionali. Ritroviamo anche non soltanto le diciture che ricordano un calibro 31-35, ma anche la ruota invertitore con la finitura, questa finitura in Teflon classica sul viola fucsia. Questi invece ricordano anche il rocchetto, la ruota di trasmissione che abbiamo visto sempre nei calibri solo tempo. Vi dicevo quindi, sotto ritroviamo, adesso faremo un ciclo di smistamento cronografico, ruota colonne, pinze di innesto nella parte inferiore e martello di azzeramento. Quindi andiamo a vedere un attimino, fare un avvio. Ed ecco, abbiamo il distanziamento dei martelli di arresto, la ruota colonna che è intervenuta grazie alla leva di comando, poi abbiamo lo start, ed ecco, e poi il reset, dove grazie al reset appunto che avete visto in questa posizione abbiamo di nuovo l'inserimento dei martelli che non permettono assolutamente di sbagliare, quindi rendendo molto salda la presa fra la sfera dei secondi nel suo punto originario. Bene, qualche secondo ancora per offrire grandi dettagli. La spirale Breguet Parachrom con questo bilanciere a sistema di regolazione inerziale. Ci spostiamo poi verso la sinistra sulla parte cronografica, andiamo a individuare subito un po' difficoltoso per l'ingrandimento, ecco la ruota colonna che non è proprio profonda come notate anche rispetto magari a orologi vintage, e qui abbiamo i martelli di arresto, lo vedete proprio da questa finitura spazzolata, parte superiore ecco 41-30 che andiamo a dettagliare. Bellissime sono queste diciture che stiamo osservando in questo momento, e poi ci spostiamo nella parte di, eccola qua, di trasmissione nascosta sotto, eccola qui, questa è la parte di trasmissione, poi ecco la rotazione, questi sono i giochi di rotazione della massa oscillante che vediamo muoversi pian piano. Ovviamente non è neanche un giro completo, ma potete vedere sicuramente l'avanzamento della ruota di trasmissione. E poi finiamo sulla parte, sui tre organi classici della massa oscillante, con la gabbia, in particolare anche della gabbia sulle sfere di questo cuscinetto. Prova di luminosità che questa volta parte a luci spente proprio per evidenziare le caratteristiche del Super Luminova su Daytona. Le sfere sono di tipo fat end, quindi più spesse rispetto alle precedenti, malgrado ciò l'attenuazione risente una piccola differenza rispetto agli indici, ma comunque minore rispetto a corpisfere e indici trattate con l'odierno Chromalight, come vi ho mostrato precedentemente nei miei video. Questa sostanza che fu sostituita all'incirca nel 2004 con il Chromalight porta ad essere questo orologio un orologio di tipo transizionale, perché abbiamo una referenza moderna, la penultima referenza con lunetta acciaio, ma con la sola differenza sostanziale del Super Luminova, quindi con Chromalight. Farò qualche giro di pista con Daytona e andiamo a vedere subito i tempi. 275 gradi di amplitudine, 0,5 dB Terror, infatti lo vediamo anche dalla differenza delle levate di entrata e uscita, più 4 il segnale stabile su più campionamenti. Andiamo a vedere sull'orologio, ho già svitato i tasti per fare una prova anche con cronografo inserito, ma prima di ciò ecco abbiamo 280 gradi come amplitudine di partenza, variamo la nostra posizione e vediamo di quanto è la perdita in funzione proprio di questa variazione. Siamo a 280
continua a essere 2,80, 2,65, quindi abbiamo perso circa 20 gradi vuoto per pieno. Andiamo a vedere ancora il prossimo campionamento. Vediamo, ecco, 2,57, siamo all'incirca sui 30 gradi, e io infatti vi avevo detto che 30 gradi, questo nei video precedenti, 30 gradi sono sempre da considerare un buffer di sicurezza quando si lavora anche sui cronografi, per evitare delle perdite che possono influire proprio sulla marcia. Quindi 2,51, spostiamo ancora in maniera un po' severa, ecco, l'orologio per vedere ecco, qui abbiamo sui 50 quasi, perché abbiamo 2,50, sono più o meno 40-45, però guardate cosa è successo. Qui abbiamo una notevole, ecco, differenza di ritardo sul bit error. Questo sì, può essere, ecco, un disturbo, infatti lo rimettiamo a posto e guardiamo il fenomeno curioso che può succedere. 2,46, lo rimettiamo nella sua posizione e guardate cosa capita. Questa può essere magari l'influenza della gravità direttamente sul bilanciere, che può portare ad un'escursione del genere. Ma io voglio fare ancora il cattivo e vado ad inserire il crono. Vediamo cosa succede con crono inserito. Abbiamo 2,65, posizione orizzontale. Questa è una fase molto curiosa da osservare. Vediamo un attimo se abbiamo una perdita significativa della potenza, ma abbiamo sempre 2,65. Ecco, guardate, è rientrato. Il valore è rientrato. 2,43. Vi ricordo, siamo partiti più o meno da 2,83, quindi abbiamo 40 gradi di differenza al momento. 202, eccolo qua. Abbiamo 80 gradi, attenzione, abbiamo 80 gradi di differenza nella posizione più severa. Qui siamo più o meno sui 90 gradi, anche perché è difficile anche per me tenere poi in considerazione, fare la descrizione nel video di quelli che sono i valori, e qui abbiamo quasi 100 gradi. Questo vuol dire che l'orologio, non dico si potrà fermare, però guardate la variazione di marcia come è cambiata. Siamo a -6 con crono inserito, posizione laterale. Questi sono dei dati che fanno pensare che l'orologio fra qualche tempo dovrà anche sostenere manutenzione per riportare questo valore sicuramente sopra i 200, anche 30 gradi di amplitudine a crono inserito, perché al momento, ripeto, abbiamo circa 90-100 gradi di perdita. Infatti, se ci posizioniamo in posizione orizzontale quadrante up, andiamo a vedere cosa succede. Qui dovremmo avere un bel balzo, non di, eccolo, guardate subito la risposta come arriva. Un balzo, vi dicevo, non di avanzamento, di variazione oraria, ma di potenza incrementata al bariletto, un po' come la potenza alla ruota per le automobili. E vedete che pian piano, campionamento per campionamento, saliamo di circa 20 gradi a campionamento, appunto. Ok, andiamo adesso a disinserire il crono, ed eccolo qua. Facciamo ancora un piccolo campionamento e poi possiamo fare le nostre conclusioni. Andiamo a vedere cosa abbiamo. 2,53, ma di fatti la prospettiva sarà quella di riportare questo valore a 280 gradi. Ragazzi, vi ho mostrato tutto o quasi del Rolex Daytona 116-520 in configurazione acciaio, una delle più desiderate sul commercio. Pensate che qualche anno fa questo orologio, nel 2010-2011, aveva un prezzo nel mercato del secondo polso di circa 11.000 euro, quindi era anche un obiettivo tra virgolette realizzabile. Oggi una referenza come questa arriva a costare
anche 28.000 euro, 28-29.000 euro a seconda del suo stato e anche del suo corredo. Quindi pensate il salto enorme a livello di apprezzamento che ha avuto questo orologio e che sicuramente non delude le aspettative dei target e degli obiettivi dei proprietari. E comunque è un orologio che è molto desiderato, non per questo è un riferimento anche per quanto riguarda proprio il mercato degli investimenti. Oggi se si spendono cifre del genere vicine ai 30.000 euro, non possiamo parlare subito di investimento per quanto riguarda la mia opinione, dobbiamo aspettare ancora qualche tempo, perché il salto che vi dicevo dai 10.000, da 11.000 fino ai 30, magari sono stati beneficio del precedente proprietario, se parliamo di un secondo polso, ma è sicuramente un orologio questo, ripeto, da investimento. Bisognerà attendere magari un po' di tempo, come stiamo notando un po' nelle referenze moderne di Rolex Submariner, dove abbiamo, come vi dicevo, dal basso la spinta delle referenze primi anni 90, quindi sicuramente ci sarà una prospettiva rosea per questi orologi. Anni fa un amico mi chiese: Beppe, senti, vorrei comprare un orologio un po' di pregio, ecco, da investimento. E allora io ho suggerito, Rolex Daytona, se c'è il budget, andammo a vedere il Rolex Daytona. Comprò questo orologio proprio con questa configurazione, ma sostanza in Chromalight, quindi un Chromalight del 2014. Pensate, il requisito di questo mio amico era orologio NOS, che tra l'altro ho suggerito anch'io di prendere un NOS per fare investimento, un orologio pellicolato da non toccare, si può dire fra i top. Pensate, 3 anni fa circa ha pagato questo orologio 21.000 euro. Oggi un prezzo, un Daytona NOS è introvabile a 21.000 euro, introvabile. Anche perché un NOS penso che oggi superi assolutamente, tranquillamente i 30.000 euro, un orologio che è pellicolato con QR code sul lato della carrure. Quindi questo la dice lunga su quello che è l'apprezzamento anche annuale di questo orologio. Per il resto ha una specifica, se parliamo di meccanica, ancora, devo dire, dopo 20 anni almeno, ancora attuale, addirittura con 72 ore di autonomia, si può dire a specifica 2 ore ancora in più di autonomia rispetto ai calibri Tudor di nuova generazione, gli MT 5813. Esteticamente, richiama il Rolex Daytona Zenith. Io vi ho mostrato il 16523, però richiama il Daytona famoso Zenith Patrizi. Non sono della stessa tonalità qui i contatori, però sulle ultime referenze di 116 520 la tonalità dei contatori è molto più argentea, quasi di colore metallico. Invece su questa referenza aveva ancora una tonalità un po' scura, quindi quasi opaca, che contraddistingueva proprio queste referenze con quadrante nero. Per il resto, ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro interesse. Per me è stata una soddisfazione enorme trattarlo in maniera molto approfondita e aver fatto anche qualche giro in pista. Se tutto vi è piaciuto, mettete anche un like e iscrivetevi ancora a WatchFan attivando la campanella delle notifiche, e iscrivetevi ancora a WatchFan80 su Instagram, e noi ci vediamo presto. Ciao!